Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi come la M1, il modello in scala 1/4, l'edizione De Agostini. Questo è il nuovo invio ricevuto. Vi leggo un dato, anzi due, è la spedizione numero 16 e i numeri sono 5 e vanno dal numero 55 al numero 59. Ricordo che per il completamento di questo modello sono necessarie 91 uscite, ma non ho potuto farvi vedere la scatola perché misura 29 cm per 29 cm. Eccolo qua! Ma vi rendete conto che appena faccio un video lui subito arriva, il mio amore, Michelangelo, eccolo qua, il mio gatto tigrato europeo che ha poco più di 3 anni, guardate che meraviglia. Allora, vi stavo dicendo che le misure sono appunto 29 per 29 cm per 88 cm di altezza. Questa è la misura della scatola per chi ha fatto la base premium che riceverà in questa uscita. E questo è un pezzo della vetrina, della teca, chiedo scusa. Adesso proviamo a vedere se riesco ad aprirvela, anzi sicuramente sì, però metto la pausa, altrimenti ci sarà un po' di tempo morto. Questo è quello che troviamo all'interno. Due pezzi, come potete vedere, uno più lungo e uno più corto che fa parte di una delle due testate. Adesso vi do qualche misura. Questo è 28 cm per 35, questo ovviamente è 35 per 70. Ecco qui. Posso metterlo via e passiamo a vedere le uscite. Ecco qui. Mettiti qui, amore mio, perché mi dispiace prenderti. Adesso mi morde. Ok, mi dispiace prenderti soltanto un pezzo, sei così bello. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Vi esorto sempre a leggere i contenuti e non solo a guardare, che sono bellissimi i contenuti grafici e delle immagini, quindi, ma a leggere proprio i contenuti scritti, perché sono veramente molto interessanti e sotto certi aspetti anche emozionanti. Condotto dell'Airbox, due pezzi in plastica con la finitura carbonio e una serie di VTC da avvitare nel metallo a brugola. Questi due pezzi che sono la prolunga appunto dell'Airbox. Vediamo. Ah, vanno chiusi così. Ecco.
Passiamo al numero successivo. '56. Jerez 2007, la vittoria numero 46. Guardate qui i festeggiamenti per la vittoria. Qui troviamo il supporto della carena e altre cose che però vi farò vedere quando andrò a fare il montaggio vero e proprio, così cerco di non fare i video troppo lunghi. Se avete piacere di darmi un'ulteriore mano di aiuto, condividete i miei video nei gruppi dedicati, perché mi aiuta di sicuro alla crescita del canale. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Questo pezzo ovviamente è grande perché andrà poi sotto il cupolino. Stai fermo, amore mio. Eccolo qua. Due tubi di gomma, un passacavi e questo che è un connettore, tutto in plastica. I tubi ovviamente sono in gomma. Mi piace proprio tutto il particolare che sono andati ad evidenziare con la differenza dei colori. Io lo trovo una cosa molto carina. Via anche questo. Passiamo al numero 57. La presa d'aria della carena. Andrò quindi a continuare il montaggio sul sottocupolino. Ecco qui. Anche questa finitura carbonio, come anche questo. E sempre il particolare che io trovo bellissimo, guardate, delle finte viti coniche che nella moto reale sono in alluminio e a brugola, guardate come l'hanno riprodotte, bellissime. Una serie di viti, eccole qui, a stella da avvitare nella plastica. Ricordatevi di non usare mai lubrificanti per avvitare nessuna vite nella plastica. Numero 58. E qui non è che dovete farlo, dovete sentire proprio il bisogno di leggerlo
quest'articolo. Dovete leggerlo davvero. 8 settembre 2016 Dorna prende la decisione di ritirare definitivamente il numero di gara, 58 per il fratello Sicce. Io leggo, ovviamente, per quelli che non hanno fatto la collezione, ed essendo questo canale un canale che ha deciso di non fare soltanto video di montaggio ma anche altre cose, come sapete, quindi i miei video sono tradotti in 31 lingue, leggerò la didascalia per permettere a quelli che non sono italiani di comprendere l'importanza di quello che c'è scritto. Grazie a Simoncelli, Valentino capisce l'importanza di aiutare i piloti giovani a inseguire il proprio sogno. Qui sono in gara al Gran Premio di Germania del 2010. La piastra superiore della presa d'aria. Ecco qui. Questi sono i dettagli che poi si dovranno staccare. Questa è una fusione dello stampo. I due fermi e la piastra superiore. Però io vi volevo chiedere, leggerò adesso una cosa che ritengo veramente importante, almeno per chi davvero ha amato e continuerà a amare Simoncelli e anche Valentino Rossi. So già che non riuscirò a leggerlo bene, farò degli errori, non perché io non sappia leggere, ma non lo so, so che li farò, ma voi prendetene il contenuto, perché quello che vado a leggere è veramente emozionante e quindi mi auguro che voi facciate lo stesso quando riceverete il fascicolo. Questo in particolare per il casco appunto di Misano del 2013. Misano non è solo la casa di Valentino, è anche quella di Simoncelli. Il circuito, dopo la scomparsa del giovane pilota, ha deciso di cambiare il proprio nome in suo onore nel 2012. Impossibile perciò correre qui senza pensare a Sitch, alla sua forza, al suo sorriso. Come tradizione, Valentino si presenta sempre al via del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con un casco celebrativo e nel 2013, a 2 anni dalla scomparsa di Marco, decide di rendergli omaggio con la grafica divenuta nota come, scusatemi io non so leggere l'inglese, I wish you were here, abbiate pazienza, dedicata al grande amico. L'ispirazione per Vale e il designer Aldo Drudi arriva dai Pink Floyd e dal loro celebre disco del 1975. Sul casco si vedono le mani di 2 robot stringersi davanti ai 4 elementi, fuoco, vento, acqua e terra, come sulla copertina dell'album. Sul retro del casco c'è l'altrettanto celebre foto dei 2 uomini che si stringono la mano mentre uno dei 2 è in fiamme. Sul casco è poi riportata una frase della canzone particolarmente emblematica e facilmente associabile alla vita di un pilota di moto.
che passa la vita a girare il mondo sempre sulle stesse piste e che ha perso una persona cara. We wish you were here. Scusatemi. Qui c'è il testo della canzone, parte del testo. Questo casco è probabilmente il più intimo e profondo tra quelli voluti da Rossi, che a differenza della consueta ironia e dello stile cartoon, questa volta ha voluto essere più raffinato nel ricordare l'amico. Lo stesso Valentino in quell'occasione ha commentato: questa volta abbiamo voluto fare qualcosa di più serio, perché è già passato un po' di tempo da quando Marco non è più con noi, ma questa è la sua pista, così abbiamo deciso di ricordarlo con una canzone dei Pink Floyd che mi fa pensare sempre a lui ogni volta che l'ascolto. Questa era l'idea, solo un tributo per Marco. E poi vi volevo leggere anche questo. Sono abbastanza emozionato, vi dico la verità. Allora, il 58 è unanimemente riconosciuto come il numero di Marco Simoncelli, scomparso il 23 ottobre del 2011 durante il Gran Premio della Malesia. Il SIC, come era ormai chiamato sia dai colleghi e amici sia dai tanti appassionati che ne seguivano le gesta in pista, oltre a essere un grande talento del moto mondiale, era entrato nei cuori di tutti coloro che seguivano da vicino questo sport per la sua spontaneità, la sua simpatia e ironia, oltre che per la sua guida spettacolare e talvolta spericolata. Negli anni, dentro e fuori dai paddock, si era guadagnato la stima di Rossi, tanto da diventare amico. La sua perdita nel tragico incidente di Sepang rappresenta per Valentino il momento più buio nella propria vita, un episodio difficile da superare. Cresciuto a Coriano, a poche curve da Misano, Marco inizia con la minimoto a 7 anni e diventa campione italiano nel 1999, a 12 anni, quando Valentino conquista il suo secondo titolo mondiale, quello della 250. Per Marco, come per tutti i suoi coetanei, il campione di Tavuglia diventa un punto di riferimento a cui volgersi. Nel frattempo continua a mettersi in mostra grandi doti. Nel 2000 è secondo all'Europeo e nel 2002 è finalmente campione europeo 125. Vittoria che gli dà l'occasione di approdare al mondiale nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Nel 2003 inizia la sua avventura nel moto mondiale con la prima stagione in 125 e nel 2004 arriva la prima vittoria. La sua notevole altezza però gli rende dura la vita sulle piccole ottavo di litro e le difficoltà emergono nella terza stagione. Lo inducono quindi a passare alla 250 nel 2006, ma nonostante un'annata non semplice, si rivelerà la scelta giusta. Nel 2007 cresce molto come pilota e nel 2008 riesce infine a conquistare il titolo mondiale. Festeggerà proprio in quella Sepang che solo 3 anni dopo gli sarà fatale. È in questo periodo che inizia la sua amicizia con Valentino. È bellissimo quello che si è letto prima qui e ascoltate questo. È in questo periodo che inizia la sua amicizia con Valentino. I due piloti, oltre a vivere a pochi chilometri l'uno dall'altro, avevano già iniziato a frequentarsi quando Marco aveva chiesto a Valentino di poter allenarsi con lui. Nonostante la simpatia per il giovane collega, inizialmente Rossi è un po' scettico. Tutti i piloti sono gelosi delle proprie tecniche e The Doctor non fa eccezione. Ma tra i due scatta qualcosa. Valentino riconosce nel SIC più di un collega. Intuisce che aprirgli le porte di casa è la mossa giusta da fare. I due iniziano così a frequentarsi sempre di più, fino a vedersi quasi ogni giorno. A Valentino piace l'idea di avere un bravo pilota con cui allenarsi e confrontarsi, e il SIC è avido di informazioni e tecniche. Impara in fretta dal campione. L'uno diventa uno stimolo per l'altro, e il loro legame si fa sempre più forte. I risultati delle tante sessioni di motocross, enduro e flat track si vedono in pista. Marco diventa sempre più sicuro di sé, un osso duro per gli avversari. Nel 2010 approda in MotoGP e si fa subito notare. Il suo stile di guida e la sua simpatia conquistano il pubblico. Nel frattempo, Valentino capisce che quello del SIC è un insegnamento e nasce in lui il desiderio di condividere le sue tecniche e i suoi allenamenti con i giovani talenti che lo meritano.
l'embrione di quello che diventerà la VR46 Academy prende vita proprio in queste giornate di allenamento con il SIC. La gioia di aver trovato un grande amico viene però annientata da quella tragica domenica malese. Un dramma che sembra impossibile da superare. Valentino ci riesce con un'enorme forza di volontà, cercando in se stesso tutto l'amore possibile per questo sport e per onorare al massimo la memoria del compagno. Continuerà a lottare e tornerà a vincere anche per il SIC. Continuerà a insegnare agli altri piloti le proprie tecniche e lo farà sempre con un pensiero all'amico che lo ha spinto ad aprirsi agli altri. Io penso che sia una pagina di storia meravigliosa. Quindi vi esorto a leggerla tutti. E che invece non ha fatto questa collezione, è per lui soprattutto che mi sono permesso di leggere come ho potuto questa meravigliosa, come posso dire, storia di un'amicizia che durerà per sempre, quindi in eterno. Numero 59, l'ultimo che ho ricevuto in questo nuovo invio. I serbatoi del refrigerante e del recupero oli. Quindi in questi 5 numeri che stiamo guardando andrò a lavorare tutto sul sottocupolino. Scusate, sto leggendo, Questa è la pista di Barcellona nel 1992. Queste sono le 2 parti del serbatoio del refrigerante. E questo è il serbatoio recupero oli con la fascetta in gomma che poi andrà messa qui. Guardate che bel particolare. Il tappo che poi andrà messo qui e ci saranno i 2 tubi, uno qui e uno qui. Bene, io ringrazio voi tutti del vostro tempo e ci vediamo ai prossimi video. Un saluto dal mio Michelangelo, grazie a tutti quelli che lo salutano nei video. Lui è il mio fratellino. Guardate quanto è bello. Ciao amore. Un saluto a voi, un abbraccio e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi.